In quest'ultimo video tutorial vedremo come utilizzare Masquerade. Lanciando l'eseguibile dal collegamento sul desktop che abbiamo creato, si aprirà la finestra principale. Clicchiamo sul pulsante per selezionare i documenti da importare. È possibile selezionare sia uno specifico documento sia una cartella contenente i documenti. Se il nome del documento è colorato di verde, vuol dire che è già presente un'elaborazione di tale documento. Dopo aver cliccato sul documento che vogliamo elaborare, attendiamo alcuni secondi prima che si apra la finestra di editing. Il tempo di attesa dipende dalla dimensione e dalla complessità del documento e dalle prestazioni del vostro PC. La finestra di editing mostrerà il documento selezionato con dei box che racchiudono le singole parole. Affinché possano essere effettuate delle misure, è necessario che ogni parola sia racchiusa da un singolo box. In alcuni casi si può verificare che alcune parole siano racchiuse da più box. Possiamo procedere in due modi. O cancellando entrambi i box con lo strumento Cancella e disegnando un nuovo box con lo strumento Disegna, oppure cancellando uno dei due e ridimensionando l'altro con lo strumento Ridimensiona. Il ridimensionamento avviene cliccando su uno dei quattro angoli. Nei casi più complicati è possibile disegnare un nuovo box con lo strumento Disegno a mano libera, spuntando la casella che comparirà quando è attivo lo strumento Disegna. Ai fini di una misurazione precisa, è importante cercare di tracciare il box più piccolo che circoscrive la parola. Lo strumento Modifica linea permette di modificare l'indice della linea a cui ogni parola appartiene. Per i box disegnati manualmente, l'indice predefinito è 1. È importante verificare che le parole siano associate alla linea corretta. Un clic con il tasto sinistro del mouse incrementa l'indice, un clic con il tasto destro lo decrementa. Il doppio clic su un pulsante della barra degli strumenti in alto disattiva la relativa funzione. Cliccando all'interno dei box possiamo verificare l'elaborazione della parola corrispondente. Il primo passo è quello di eliminare dalla zona centrale tutti i tratti di inchiostro che non rappresentano né un carattere né gruppi di caratteri, oppure unire caratteri spezzati in più tratti. Procediamo inserendo la trascrizione della parola e delle singole componenti. Questo passaggio è necessario nel caso in cui siamo interessati a misurazioni sui singoli caratteri. Cliccando su una componente possiamo visualizzare come il sistema ha ricostruito i movimenti effettuati dallo scrivente nel produrre quella componente. Se la ricostruzione automatica non corrisponde alle nostre aspettative, è possibile modificare la ricostruzione cliccando sul pulsante centrale. Iniziamo cliccando su uno dei punti verdi per selezionare il punto iniziale del tratto e proseguiamo cliccando sui punti blu nell'ordine desiderato. Se non vi sono più punti blu selezionabili, clicchiamo su un punto rosso per tracciare un nuovo tratto che verrà evidenziato in magenta. Al termine della nuova ricostruzione, premere OK per confermare e Close per chiudere la finestra. Ora, cliccando sul tasto Play a sinistra, è possibile visualizzare la nuova ricostruzione.
La scheda Stroke Segmentation mostra l'inizio e la fine dei movimenti elementari alla base della traccia tramite dei puntini rossi. È possibile modificare questi tratti elementari. Un clic su un punto rosso lo elimina, un clic su un punto blu aggiunge un punto rosso. La scheda Character Segmentation mostra l'associazione tra movimento elementare e carattere a cui esso appartiene. Proseguiamo in questo modo con l'analisi su altre parole, tenendo presente che le correzioni manuali non sono sempre necessarie. Infine è possibile salvare l'elaborazione effettuata cliccando sul pulsante Salva in alto a destra nella finestra di Editing. A conferma dell'avvenuto salvataggio, il nome del documento viene evidenziato in verde nella finestra principale. Cliccando sul pulsante Stampa misurazioni è possibile generare un file Excel che conterrà le misure effettuate. Il file Excel si troverà nella stessa cartella del documento elaborato. Nella versione a pagamento di Masquerade sarà possibile ottenere le misurazioni per ogni singola parola e non solo i valori globali come nel video. È tutto, un saluto da Natural Intelligent Technologies.